A tutti piace la cucina italiana e la cucina italiana è anche una delle più famose al mondo. Però sai che ci sono dei piatti strani o comunque cose che all'estero possono sembrare strane. Beh, vediamolo nel video di oggi. Ciao a tutti, come state? Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Benvenuti sul mio canale e oggi ho preparato per voi un video super speciale. Voglio parlarvi di alcuni abbinamenti o piatti strani che facciamo in Italia, che generalmente per persone che vengono da altri paesi nel mondo possono appunto sembrare un po' particolari, diciamo. Però i piatti di cui ti parlerò oggi sono davvero molto popolari in Italia e quindi se sei interessato o interessata alla cultura italiana devi sicuramente conoscerli. Però se ti piace tanto la cultura italiana come ti piace tanto anche l'Italia, devi ovviamente anche parlare l'italiano vero e autentico che parliamo in Italia. E per fare questo devo assolutamente consigliarti i miei corsi italiano vero. Quindi se vuoi migliorare tantissimo in italiano puoi cliccare sul link qui sotto in descrizione o visitare il mio sito www.teacherstefano.com/corsi e vedere i corsi disponibili al momento. Non vedo l'ora di averti come mio studente o studentessa. Adesso iniziamo subito con i piatti strani di oggi. E il primo abbinamento un po' particolare di cui voglio parlarti è prosciutto crudo e melone. Sì, hai capito bene, prosciutto e melone. Non so se questo si fa anche in altri paesi del mondo. A me piace tantissimo. Questo perché il prosciutto crudo generalmente è salato, invece il melone è molto dolce. E il gusto salato del prosciutto insieme alla dolcezza del melone è buonissimo. Questo è un piatto tipicamente estivo, generalmente in Italia lo mangiamo spesso d'estate ed è anche un piatto ovviamente molto semplice da preparare. Si pensa che questo piatto sia nato in realtà dall'antica Grecia, in cui era molto popolare andare ad unire due ingredienti che avevano dei gusti o delle qualità opposte. Quindi per esempio il salato con il dolce, il secco con l'umido e così via. Poi addirittura nel Medioevo si pensava che il melone non fosse proprio salutare, quindi unirlo con il prosciutto andava a ridurre la sua pericolosità forse e lo rendeva più digeribile. Quindi è un piatto molto antico ma anche molto buono. Si mangia anche nel tuo paese? Scrivimelo nei commenti. E adesso parliamo del secondo piatto abbinamento strano di oggi. Parliamo di pizza e voglio parlarti di una pizza molto comune in Italia. La pizza con wurstel e patatine fritte. Sì, wurstel e patatine fritte sopra la pizza. Ogni volta che dico questo ai miei studenti, tutti mi dicono la pizza con le patatine fritte, ma no, ma che schifo, ma come? Ragazzi, non è che lo decido io, è davvero una pizza italiana, è super comune. Prende nomi diversi, può essere chiamata la tirolese, a volte l'americana per le patatine fritte, a volte anche la Tom e Jerry, come il cartone animato. È una pizza molto apprezzata dai bambini soprattutto, però onestamente piace anche ai grandi. E io non ti nasconderò, in realtà la mia pizza preferita è questa, però senza wurstel ma con la salsiccia fresca, quindi pizza, salsiccia fresca e patatine fritte. Amo questa pizza. Quindi sì, se senti la pizza con le patatine fritte è una cosa italiana, è una cosa che ci piace tanto ed è una cosa che mangiamo anche spesso. La troverai in tutti i menù delle pizzerie. Poi chiaramente se vai nel posto un po' più elegante, che fanno comunque una pizza particolare, allora magari non trovi questa pizza, però in un menù standard di una pizzeria standard, cioè la pizzeria sotto casa, troverai questa pizza proprio sicuramente. Ma questa non è l'unica pizza strana, diciamo, che puoi trovare in Italia. Pensa che io quando vivevo a Milano avevo una coinquilina che veniva dalle Marche e lei mi raccontava che a Pesaro, una città molto carina nelle Marche, era super popolare la pizza Rossini. La pizza Rossini è davvero una pizza particolare, è una pizza a base margherita, diciamo, con uova sode
e maionese. Tu dirai che schifo, in che senso uova soda e maionese? Allora, questa è una pizza nata negli anni 60 che però è, diciamo, rimasta soltanto in quella zona. Non troverai la pizza Rossini in altre parti d'Italia. Anzi, è anche poco conosciuta. Io la conosco solo grazie alla mia ex coinquilina. E tra l'altro, quando ho detto di questa pizza ad altre persone in giro per l'Italia, diciamo che ha fatto storcere il naso a molte persone. Storcere il naso è un'espressione che usiamo in italiano per dire, cioè, quando una persona guarda qualcosa con disprezzo, disapprovazione. In che senso? Uova e maionese. Però è molto popolare in quella zona. Io l'ho provata ed è buonissima. Poi io amo la maionese, quindi ok, la pizza Rossini, diciamo, è il caso estremo delle pizze strane e non è una cosa comune in Italia. Però la pizza con wurstel e patatine fritte, super popolare, provala anche tu. Ora parliamo del terzo piatto strano di oggi. In realtà sono due o anche di più. Parliamo di risotti. Il risotto è chiaramente un piatto molto molto importante nella cucina italiana e tutti conosciamo i risotti più famosi come il risotto alla milanese con lo zafferano oppure per esempio il risotto ai funghi, ma ci sono dei risotti molto molto particolari e il primo di cui voglio parlarti è il risotto alle fragole. Sì, hai capito bene, risotto alle fragole. È un risotto rosa, molto molto rosa, è dolce e sa di fragole. Era molto molto popolare negli anni 80. Ora non è facilissimo trovarlo nei ristoranti perché appunto è stata una moda culinaria di appunto un po' di anni fa, però io l'ho provato, non è niente di che, non mi fa impazzire. Però esiste, il risotto alle fragole. Ma un altro risotto che mi piace tantissimo, è super comune ancora adesso ed è comunque un risotto molto molto importante per la cultura culinaria italiana, soprattutto del nord, è il risotto pere, gorgonzola e noci. Il gorgonzola è un formaggio buonissimo del nord Italia, ricorda un po' il blue cheese, per esempio. Le pere sono ovviamente questo frutto super dolce e poi abbiamo le noci. Pere e gorgonzola è un abbinamento perfetto, il dolce che incontra il salato. E poi abbiamo le noci che aggiungono quella croccantezza. Può sembrarti un piatto strano, ma è davvero buonissimo. Proprio da leccarsi i baffi. Questa è un'altra espressione interessante, leccarsi i baffi, è come fare così, cioè quando qualcosa è super super buono. E ora passiamo al quarto abbinamento di oggi di cui voglio parlarti, che però forse è una cosa che si fa anche in altri paesi, cioè l'abbinamento del formaggio a miele o marmellate. Questa è una cosa molto comune che facciamo in Italia, generalmente come antipasto, quindi prendiamo il formaggio e ci mettiamo su un po' di miele oppure delle confetture, delle marmellate. Possono essere marmellate di pere, prugne, frutti di bosco, arancia. Poi, ovviamente, dal tipo di formaggio scegliamo la marmellata più giusta. Per esempio, formaggi freschi, morbidi o più dolci possono essere abbinati a delle marmellate un po' più acidule, come per esempio quella di arance. Invece i formaggi a lunga stagionatura che hanno un sapore molto più forte possono essere abbinati a delle marmellate più dolci, come quella di frutti di bosco o prugne o anche fichi, che mi piace tantissimo. Però secondo me questa cosa si fa anche in altri paesi del mondo. Fatemelo sapere nei commenti se lo fate anche nel vostro paese. E adesso finiamo con il quinto abbinamento, che è davvero una cosa buonissima, che io davvero adoro, e che quando appunto ho parlato di questo abbinamento a miei studenti stranieri non se lo aspettavano, sono rimasti a bocca aperta. Parlo di cantucci e vinsanto, una specialità toscana. I cantucci sono dei biscotti friabili tipici della Toscana e il vinsanto non è altro che un vino dolce. Generalmente quello che si fa, soprattutto dopo il pasto, forse dopo il pranzo della domenica, è inzuppare i cantucci nel vinsanto. I cantucci poi si ammorbidiscono perché si bagnano e si mangiano e sono buonissimi.
strani. Quindi è un po' come inzuppare biscotti nel latte, però anziché il latte ci mettiamo un vino dolce. È una cosa davvero buonissima che facciamo spesso in Italia, anche in altro modo. Per esempio, a volte ho visto persone anche inzuppare i cantucci o comunque dei biscotti simili nel limoncello o anche nelle grappe. Quindi è una cosa popolare che facciamo in Italia, che è davvero molto molto buona. Quindi insomma, prosciutto e melone, pizza con le patatine fritte, risotto con pere, gorgonzola e noce con la frutta addirittura, come le fragole, formaggi con miele e marmellate e biscotti con il vino dolce. Insomma, la cucina italiana è molto molto tradizionale, però abbiamo anche degli abbinamenti che sono un po' particolari. E anche questi abbinamenti però fanno parte della nostra tradizione, quindi possono sembrarti strani, ma in realtà sono delle cose davvero tradizionali. E se ti piace la cucina italiana, sono sicuro che ti piaceranno anche questi abbinamenti. E tu che ne pensi di questi abbinamenti? Che cosa proveresti? Oppure qual è la cosa che proprio ti ha lasciato a bocca aperta? Parliamone nei commenti, scrivimelo qui sotto, e se questo video ti è piaciuto e l'hai trovato interessante, non dimenticare di lasciare un bel mi piace. Questo mi aiuta davvero tantissimo, perché dice a YouTube che questo video è interessante, divertente, e quindi lo consiglia a tante altre persone in giro per il mondo. Di conseguenza il mio canale crescerà e quindi posso insegnare l'italiano a tante altre persone. Quindi lascia un bel mi piace e non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina, così non perderai nessun video futuro. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!